Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la prima metà di aprile, grazie. E, amici del cancro, abbiamo gli amanti. Quindi è molto facile che in questa prima metà mese ci possa essere la nascita di qualche relazione o di un sentimento più profondo nel caso stiate già frequentando qualcuno. Tenete presente che la carta degli amanti molte volte fa anche riferimento al dover effettuare una scelta che può essere tra il vecchio e il nuovo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi, è una guida. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, allora partiamo con un 8 di bastoni, un 7 di coppe, un 9 di bastoni, il 4 di pentacoli, un 7 di spade, il papa al contrario e vediamo come terminiamo. E wow! Gli amanti un'altra volta, ragazzi, bellissimo, bellissimo. Allora, devo dire che con questo 8 di bastoni si inizia il periodo da quello che potrebbe essere una comunicazione, una notizia, l'arrivo di qualcuno e di conseguenza una sorta di possibilità che si potrebbero aprire, probabilmente con una persona in particolare. Adesso poi lo andiamo a vedere. Il 9 di spade, scusate, il 9 di bastoni, mi dice che c'è qualche cosa che vi rende stanchi, perché il 9 di bastoni è una carta di difesa, è una carta che dice che avete sostenuto dei muri, o vorreste in qualche modo riuscire ad essere più strutturati, a difendervi meglio. C'è qualche cosa che state mantenendo da un po' e che vi sta stancando. E ho come la sensazione che sia una sorta di difesa. Per qualcuno potrebbe riguardare il sistema immunitario, ragazzi. C'è qualcosa da rinforzare, diciamo così, nel sistema immunitario. Guardate ragazzi, ho molto la sensazione che sia, adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi, però, perché poi qui abbiamo anche un 7 di spade, quindi c'è qualche cosa che potrebbe non essere chiaro, il papa è al contrario. Può essere che per qualcuno questa notizia sia, diciamo, il fattore scatenante per quello che sarà poi la decisione che vi porterà a prendere la carta degli amanti qui in fondo. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere l'otto di bastoni. 4 di spade al contrario. 4 di spade al contrario, 2 di coppe, fante di spade e il mago. Allora, qualcuno verrà invitato per un caffè, una pizza, una cena, c'è un incontro con questo 2 di coppe. Però, ragazzi, ho la sensazione che sia una persona dalla quale vi siate isolati per un po' di tempo, o comunque era come se non aveste notizie di questa persona da un bel po' di tempo. E potrebbe arrivare qualche notizia, qualche invito da parte di questa persona, qualche chiacchiera. C'è come appunto, una sorta di serie di porte che si potrebbero aprire con questa persona, perché qui abbiamo anche il mago. Andiamo a vedere questo 7 di coppe. Ruota della fortuna al contrario e 8 di spade. Ne voglio ancora una.
Perché qui ho la sensazione che sia qualche cosa, infatti, che sia qualche cosa che risale al passato. Può essere appunto la persona che non si vedeva magari da tanto tempo. Non è detto che ci sia stato già qualche cosa di romantico, però ho come la sensazione, essendoci la ruota della fortuna al contrario, che ci sia un ciclo qui che non si è chiuso. E considerato che avete un 8 di spade, 7 di coppe e la carta del matto al contrario, occhio alle illusioni e alle vostre proiezioni, alla vostra sfiducia, al vedere troppo negativo nei confronti di questa persona. È come se con questo 4 di spade aveste bisogno di guarire l'idea che avete di questa persona. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Di questa persona o di quest'idea, se per caso voi avete già una relazione e si tratta semplicemente di un'uscita o di un riavvicinamento, è come se ci fosse qualche cosa di, insomma, che non vi fa star tranquilli. Infatti poi abbiamo anche la luna, che è una carta di proiezioni anch'essa. È una carta che di paure. È come se c'è qualche cosa in questa persona o nel tipo di proposta, di richiesta che viene fatta, che vi fa scaturire delle paure dal passato. È un po' come se ci fosse una sorta di boom emotivo. Andiamo a vedere questo 4 di pentacoli. 7 di spade, ragazzi. Asso di pentacoli. Adesso vi chiedo scusa un attimo, vado a recuperare la carta che è caduta. Perché comunque 7 di spade c'è già qui, l'asso di pentacoli. È un inizio che non parte in questo caso. È come se fosse una sorta di inizio sfarsato o sfalsato con questo 7 di regina di coppe, con questo 7 di spade al contrario. È come se doveste staccarvi da qualche idea. E probabilmente è una di queste proiezioni di possibilità che si aprono, perché tenete presente che quando c'è il 7 di coppe, è vero, tante sono possibilità, ma bisogna valutarle bene perché molte sono solo illusioni. Cercate di non rimanere troppo nella mente. Cercate degli appigli concreti in quello che viene detto in questo incontro. Qualcosa che possa mettere il punto 0 o il punto 1, insomma. Andiamo a vedere questo 7 di spade. Imperatrice. E re di pentacoli. Ragazzi, ho come la sensazione che, allora, se la persona, appunto, magari non la vedete da tanto, è nuova, nel vostro entourage, nelle vostre conoscenze, appunto, ho come la sensazione che sia un ciclo per voi. Ripeto, sia che la conosciate o no, se la conoscete è un ciclo che magari non si è chiuso, se invece non la conoscete magari è un ciclo dinamico, semplicemente della vostra vita che si riperpetua con le persone nuove, no? Scusate. Qui la dinamica è di un matrimonio che o di un contratto o di un accordo che potenzialmente con questo Papa al contrario potrebbe essere in procinto di terminare ed è da qui la scelta tra il vecchio e il nuovo, ok? Il punto qual è? Dipende di chi è questo 7 di spade. Se è il vostro, quindi se i comportamenti poco onesti sono i vostri, perché magari effettivamente avete una relazione in ballo che state valutando se lasciare andare o no, quindi questa potrebbe essere una persona nuova o potrebbero essere delle proiezioni, delle bugie, delle verità omesse, non dette da parte della vostra persona di interesse inerente a una relazione o una famiglia già esistente. Andiamo a vedere questo Papa. 7 di spade un'altra volta, ragazzi. No, 6 di spade questo. Li confondo sempre in questo mazzo.
e asso di coppe. Sì, fate attenzione perché qui non ve la raccontano mica giusta. C'è di nuovo un 6 di spade, un allontanarsi da delle credenze, un allontanarsi da delle aspettative. Guardate, per qualcuno il Papa, perché per non tutti ovviamente fa riferimento al matrimonio in essere o al legame in essere, ma potrebbe anche fare riferimento a qualche tipo di credenza limitante inerente alla religione, inerente alla cultura da cui appartenete. È un po' come il aver bisogno di rinascere con questo asso di coppe. L'asso di coppe è sempre una nuova nascita, ok? Qui c'è una sorta di allontanamento con il 6 di spade, quindi si può anche parlare di uno distacco fisico, di un viaggio fisico verso la metà del mese. Andiamo a vedere adesso la carta degli amanti. Carta di karma, più che di karma di cicli, che è un po' come la ruota della fortuna qui, carta di dubbio, di alti e bassi, però poi abbiamo un bellissimo 10 di coppe e la temperanza, ragazzi. Quindi alla fine può essere che queste, perché comunque l'asso c'è, quindi c'è la... mm, come vi posso dire? Si va verso quello che è un nuovo, una nuova apertura del cuore, la coppa è traboccante. E dipende da queste due carte se siete voi, se è l'altra persona, se è una situazione, diciamo, di dinamica sociale, magari dentro la quale siete ehm, coinvolti. Perché ho come la sensazione che per qualcuno questo tipo di relazione possa essere difficile per una questione di ceto sociale. Ceto sociale intendo non a livello discriminativo, ma nel senso che magari una persona è in una forte abbondanza economica, l'altra un po' meno, e quindi c'è sempre un attimo di difficoltà nel sentirsi alla pari, soprattutto per chi diciamo guadagna meno, sentirsi all'altezza dell'altro, magari alle volte diventa un po' difficile. Quindi ho come quel tipo di sensazione che ci sia il che cosa dirà la gente, cosa diranno le persone. Una volta che però avrete fatto questa vostra scelta, ragazzi, guardate. 10 di coppe, temperanza, equilibrio, appagamento, compimento di risultati. Io vedo una nuova relazione che inizia. O se appunto non è una nuova relazione perché magari siete in quella di quel filone che insomma non è stato trattato in modo proprio onesto dalla nuova persona, il fatto già solo di scegliere se stessi piuttosto che sottostare a un comportamento falso vi darà comunque l'equilibrio e la guarigione. Ricordatevi sempre che la carta della temperanza è la carta della guarigione e l'appagamento emotivo, il fatto di dire no, io valgo, io merito di più che essere trattato così. Wow, lettura intensa, amici del cancro. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere una carta per le fatine. Dalle fatine, vediamo cosa vi dicono. Guardate. Non attaccamento. 4 di pentacoli parla di attaccamento, voi ce l'avevate al contrario, parla anche di non attaccamento. Fantastico. E qui fa vedere la fatina con la valigia, quindi spostatevi sia a livello mentale, sia a livello anche fisico, eventualmente da un qualche tipo di realtà, può essere un viaggio anche solo magari per un giorno, per farvi prendere una boccata d'aria, insomma. Bene, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn, queste frasi su cui meditare, che sono frasi canalizzate nella comunità di Findorn, che è in Nord Europa. Andiamo a vedere. Il mio amore è ovunque, non c'è scusate, non c'è nessun luogo ove il mio amore non sia presente. Il mio amore è proprio nel centro del tuo essere e si irradia verso l'esterno, su tutto ciò con cui entri in contatto. È il quarto chakra, ragazzi, è l'asso di coppe.
Il mio amore è la vera essenza di ogni singola persona. Se ti trovi in situazioni disarmoniche, io sono qui per armonizzare i tuoi pensieri ed i pensieri degli altri. Vi ricordo che negli arcani tradizionali la temperanza è raffigurata con un angelo, con una figura angelica, come proprio per dire che c'è qualche figura di luce che sta vegliando su di voi. Quando hai a che fare con l'indecisione, io sono con te per guidarti e dirigerti. Farò in modo che la strada sia in piano. Wow, che bel messaggio di accompagnamento. Farò in modo che la strada sia in piano. Qui, ragazzi, qualcuno si sposta. Qualcuno si sposta, ve lo dico. Fatemi sapere poi nei commenti e fatemi anche sapere, appunto, che cosa ne pensate della lettura. Se comunque vi è stata di ispirazione potete mettere like, se volete supportare il canale potete iscrivervi, potete condividere, potete anche abbonarvi da oggi al canale e nella sezione degli abbonamenti tratterò temi di metafisica, quindi chakra, energie, vibrazioni, andremo a capire le dinamiche di certe relazioni, di certe questioni. Cercherò di rendere un po' più concreti quelli che sono tutti i concetti astratti di cui parlo ogni tanto nelle letture. Spero che possiate apprezzare questo tipo di materiale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!